Fiumi di birra, l'odore dei fumogeni, biglietti economici, curve anni 90 e stadi pieni di tifosi. Non come semplici consumatori, ma membri effettivi del club. Campionati come la Premier League e il calcio moderno in generale si stanno sempre più allontanando da questa visione. Ma c'è un paese che incarna ancora molti di questi aspetti di un calcio forse un po' più nostalgico. Un paese che è dominatore di qualsiasi classifica legata al riempimento stadi, trendsetter per il rinnovamento degli impianti e con un forte movimento ultras in continua ascesa. Dopo alcune piazze italiane e inglesi è d'obbligo introdurre le curve tedesche su questo canale, per vedere se effettivamente se la stanno passando così bene come sembra. Completamente disorganizzati, così in maniera goliardica, si parte con questo Non ci sono nel weekend edizione tedesca / Oktoberfest a Monaco, Seberte, con una vecchia conoscenza di questo canale. Sei drogato? Difficile trovare un'occasione migliore dell'Oktoberfest per farsi 430 km fino alla Baviera, dove ci aspettavano tante birre, ma soprattutto uno dei campionati, lato tifo, più interessanti d'Europa, la terza liga tedesca. Seppur lontana dai riflettori della Bundesliga, vive un momento straordinario, con una media spettatori che supera i 12.000 tifosi a partita. Numeri che la rendono superiore a molte seconde divisioni europee, tra cui la nostra Serie B che arriva a malapena a 9.000 spettatori di media, e di gran lunga migliore di tutte le altre terze leghe d'Europa. La nostra C nel girone migliore arriva a 3.000 spettatori, 4 volte in meno. Questo dato sorprendente nasconde diverse realtà interessanti. Una di queste si trova proprio a Monaco, il Monaco 1860, che nonostante le difficoltà e le recenti retrocessioni mantiene un seguito incredibile. Giusto per darvi un dato, 47 sono i sold out consecutivi in casa. Ma in questo viaggio andremo oltre i numeri per scoprire cosa si cela dietro questa statistica impressionante e ovviamente, come da tradizione del format, mostrandovi quanto spenderemo per questa 2 giorni tedesca, partendo dalla prima obbligatoria fermata. Prima spesa del viaggio oltre alla gasolina è la vignetta per entrare in Austria, 13 euro, 13,50 € mi pare. Giornata. Let's go ski. Il viaggio verso la Baviera è lungo, con paesaggi non indifferenti, anche se un po' travagliato. Piccoli rallentamenti all'imboccare di Salisburgo. Direi in linea con quella che è la storia del Monaco 1860. Nobile decaduta del football teutonico, il club è stato un abituale frequentatore della Bundesliga fino a 20 anni fa, ma negli ultimi decenni ha affrontato una grave crisi finanziaria culminata con la retrocessione in Regional Liga bavarese e con la cessione della metà dell'Allianz Arena, costruito insieme ai concittadini del Bayern. Oggi i Leoni giocano al Grunwalder Stadium, simbolo di uno dei quartieri operai della città che avremo raggiunto dopo una breve tappa a casa del terzo componente di questo match day. Arrivati, cazzo! Grassone! Non ci sono nel weekend, sbarcato a Monaco. Ma si gode. Giovanni, cosa ridi? Quarto millennio, Germania, anche gli ascensori. Arrivati in Baviera con grande entusiasmo, eravamo finalmente pronti a calarci nelle tradizioni tedesche. In grande o pessimo stile, valutate voi. Il dubbio è andare allo stadio vestiti da pezzenti O in borghese. Questo è il dilemma. Alla fine la sobrietà ha prevalso. Lasciato a casa i goliardici completi dell'Oktoberfest, ci siamo lasciati alle spalle il centro di Monaco. Direzione Giesing. La storia calcistica di questa sponda di Monaco è stata condita di delusioni più o meno costanti all'ombra del Bayern. Papà, quando è stata l'ultima volta in cui il Monaco 1860 ha vinto il derby? Non so, figliolo, dovresti chiedere al nonno. Questa è una battuta popolare che ben riassume le gerarchie cittadine, dove l'unica consapevolezza di questa squadra è arrivare dopo gli odiati cugini. Se vogliamo tornare al periodo in cui l'azzurro era il colore che comandava in città, dobbiamo tornare ai tempi in cui c'era ancora il muro di Berlino. Fondata come società ginnica nel 1860, aggiunge la sezione calcistica nel 1899, un anno prima del Bayern. Diventa uno dei club fondatrici della Bundesliga, iniziata nel 1963, insieme ad altre 16 squadre, con i cugini lasciati fuori dalla competizione in quanto la federazione non ammetteva più di un club per città.
Gli anni 60 rappresentano il periodo di massimo splendore. 64 vittoria della Coppa di Germania, 66 conquista della prima e unica Bundesliga e qualche mese più tardi finale di Coppa delle Coppe persa contro il West Ham. Dopo gli anni 60 inizia il primo declino, vedendo spegnersi la sua stella in favore a quella dei rivali cittadini che negli anni 70 diventarono dominatori del calcio mondiale. Anni 70 e 80 da dimenticare, tra retrocessioni e terza divisione. I Leoni tornano grandi negli anni 90 con una risalita in Bundesliga che culmina nella stagione 99-2000 con la conquista del quarto posto, qualificazione Champions, condita con la vittoria di entrambi i derby. Ma la storia di questo club ha qualcosa di strano e ciò che per tutti all'alba del nuovo millennio è fonte di enormi guadagni, per i Leoni di Baviera diventa causa di rovina, ovvero la costruzione dello stadio di proprietà, l'Allianz Arena. Per i cugini del Bayern l'investimento verso il futuro, per il piccolo Monaco 1860 un salto finanziario nel buio. L'Allianz Arena ha costi insostenibili e nel 2006 il Bayern acquista infatti l'intero pacchetto azionario dell'Allianz Arena, versando così nelle casse del club 11 milioni di euro. I soldi intascati dai cugini, che di fatto hanno permesso la sopravvivenza dei rivali cittadini, non cambiano la parabola discendente del club. Anche con l'arrivo nel 2011 dell'imprenditore giordano Hasan Ismac, che acquista il 49% delle azioni del club, i problemi finanziari non si risolvono. La squadra fatica in Zweite Bundesliga e nel 2017 si concretizza il dramma sportivo davanti a 62.000 tifosi, perdendo in casa lo spareggio play-out, retrocedendo dopo ben 24 anni in terza divisione tedesca. 2 giorni più tardi il club non riesce neanche a iscriversi alla terza liga, finendo addirittura in quarta divisione bavarese. La retrocessione in quarta divisione è stata per il Sekzig un autentico shock. Fortunatamente questa situazione è durata una stagione soltanto. Celebrato come se fosse una vittoria della Bundesliga, il ritorno in terza lega del 2018 ci porta fino ai giorni nostri, lontano dall'Allianz Arena ma vicini a dove tutto era nato, il quartiere popolare di Giesing, e dove saremo andati a bere la nostra prima birretta. Bellissimo, bellissimo, goduria totale. Dopo un'ottima birretta ci facciamo un panino con la salsiccia, sempre in questo posto qua, un ottimo garden che vi consigliamo, e poi direzione stadio, anche perché manca pochino, Arriva. Quanto sono eccitato? Bratwurst. Sei un bigatto, Parenzo. Esperienza panino e birretta così, devastante. Panino veramente tanta roba. Non so quanto l'abbiamo pagato, perché l'ha pagato Giovanni, ma molto soddisfatto, molto. Adesso andiamo a direzione stadio, che Giovanni dice che è qua vicino. Mi pare di intravedere qualche lampione. In teoria le squadre in questo momento sono nella bassa classifica della terza lega tedesca, probabilmente magari non sarà un grande spettacolo sul rettangolo verde, ma vediamo sugli spalti e dai, let's go. La composizione demografica del quartiere, tradizionalmente abitato dalla classe operaia, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo di un senso di appartenenza e identità che va oltre la categoria. Nel vialone che porta allo stadio infatti è pieno di gente ed è difficile non rimanere sorpresi dalla quantità di colore che richiama la squadra, cosa che indubbiamente differenzia la Germania dal nostro bel paese, dove siamo decisamente meno sgargianti. Pensandoci, anche il muro giallo di Dortmund, oltre al calore del tifo, rimane impresso per il colore delle bandiere, ma soprattutto dato da tutta la gente che indossa i colori della squadra. O il Kutten, tradizionale giacca riempita di toppe che si usava in Germania negli anni 80-90. E questa è soltanto una delle prime differenze che saltano all'occhio. Comunque voi dovete tenere in considerazione che noi, quando andiamo a fare i non ci sono nel weekend, noi, dipende chi poi mi accompagna, io non è che mi preparo troppo, quindi siamo un po' allo sbaraglio. Però vi dico che da fuori sembra una partita Serie A, Serie B, molto seguita. Fa strano se non hai la birra in mano. In Italia magari questa cosa viene vista un po' più da alcolizzato, invece qua hanno tutti la birretta da sport. Al momento sembra tutto portare ad una bella partita in una curva che sarà abbastanza folta, quantomeno dai numeri che si vedono fuori dallo stadio.
Minchia, oh, controlli veri, qua, Porca troia! Beh, lo sai. Mi hanno anche controllato il micro bene. Prime impressioni direi in linea con lo stereotipo tedesco di massima efficienza. Le birre lasciate fuori a terra verranno raccolte dai senzatetto per la cauzione di 8 centesimi l'una, mentre dentro è impressionante la velocità con cui vieni servito al bar. Free beers. 18 euro, please. Thank you. Zwei Nummer 3. Hi. Let's go, ski! 3 birrette, 18 euro. Ah, è uno di Fund. Ovvero? Cauzione. Cauzione. Potrebbe essere una stronzata, però a quanto pare uno è andato in tutta Europa a cercare gli sticker della Bundesliga e quelli del Monaco 1860 erano la seconda squadra con più. Via Carlo Alberto a Roma, in piena vista, un bello sticker del Sexy. Qua è tappezzato, let's go. È pieno! L'arrivo sui gradoni del Grünwalder Stadium ci fa fare un bel salto indietro nel tempo, non solo per la struttura ultracentenaria dello stadio, costruito nel 1911, che presenta tutt'oggi ancora molte caratteristiche dell'epoca, come il segnapunti che viene ancora cambiato manualmente. Ma oltre a questo anche l'atmosfera che si respira è differente. Doverosa è quindi la panoramica su chi questa atmosfera la crea, il tifo organizzato tedesco. Il movimento ultras in Germania si sviluppa relativamente tardi, convertendosi tra gli anni 80 e 90 da uno stile hooligans a quello ultras e come tanti altri traendo forte ispirazione dal modello italiano. Oggi le curve teutoniche vivono un fermento paragonabile a quello che in Italia si viveva appunto negli anni 80-90 e a confermarlo sono i numeri. Bundesliga, oltre 42.000 presenze media partita. Zweite Liga, 28.300 spettatori medi. Terza Liga supera gli 11.000 spettatori di media con ben 4 squadre sopra i 20.000 tifosi ad ogni partita. Oh, sciarpata di livello, Francesco, guarda là! Tanta roba! Ma oltre ai numeri, quello che rende davvero unico il modello tedesco è la concezione di tifo come parte integrante e attiva nel sistema. Sexy! Fino agli anni 90 i club tedeschi erano strutturati come associazioni sportive, senza scopo di lucro. Ciò significa che la proprietà e la gestione facevano capo a dei soci del club, quindi di fatto a dei tifosi. Nel 98 però Federazione e Lega Calcio Tedesca hanno permesso alle società di scorporare la sezione calcistica professionistica dall'associazione per trasmetterla in società di capitali, così da poter far entrare investitori privati ed aumentare la potenza economica della Lega. Per mantenere però l'identità e l'influenza dei tifosi è stato stabilito che l'associazione originaria dovesse comunque detenere almeno il 50+1 delle quote, da qui il nome 50+1, di fatto salvaguardando l'influenza dei tifosi nel processo decisionale. Sì, comunque tutto lo stato in piedi, quasi. Tanta gente, bellissimo, bellissimo. Chiaro, siamo in una città grande come Monaco, però per la Lega tantissima gente. Se su Twitter o su altri media avete visto scene particolari come lanci di palline in campo, queste erano proteste contro diverse iniziative percepite come minacce di questa regola o da altri aspetti che minavano l'integrità del calcio tedesco. 50+1 rule, fan project, aggiunte ad un'invidiabile capacità di scendere in strada per difendere i propri diritti, hanno portato i tifosi tedeschi a vittorie su temi importanti come l'annullamento del Monday Night, la tutela dei posti in piedi e mantenere biglietti economici anche per i settori ospiti. Aspetti che non si limitano solo al bene del tifo organizzato, ma anche ai tifosi più moderati. Comunque prova canora della curva, sono abbastanza belli compatti, tutti nella zona centrale, proviamo ad andare su però sono belli tanto compatti, quindi non so se riusciamo a entrare, soprattutto vestiti così senza sciarpa, col telefono eccetera, però
tanta roba, battimani bellissimi, con tanti movimenti, saltelli eccetera, cori un po' ripetitivi però dai, tanta roba, altro livello rispetto per dire all'Inghilterra che siamo andati nelle altre puntate. Piccolo refill di birra, abbiamo parlato tra l'altro con uno che era nella parte più calda. Ovviamente abbiamo detto guarda, vorremmo fare 2 video. Ovviamente lui ci ha detto, come sapevamo già, non serviva che chiedessimo, che i telefoni non sono ben accetti. Quindi vediamo di qua. Vediamo cosa riusciamo a fare, però in caso mi rimarranno le riprese da un po' più esterne. Davanti a una scena piuttosto insolita per chi non frequenta gli stadi tedeschi, con i bambini che raccolgono i boccali per la cauzione, si chiude il primo tempo. Momento di svolta, forse condizionato dal potere disinibente del luppolo, che ci porta a prendere una scelta importante per svoltare il nostro secondo tempo. Viva. L'introsco di birra. Non so dove li fanno i litri di birra in Italia, penso da nessuna parte, giustamente, perché sono un po' impegnativi. Ne approfittiamo per il secondo tempo, proviamo ad andare nella zona più calda. Ci saranno poche clip secondo me e non voglio rischiare. Parlando della tifoseria di casa, dal 2017 l'unico gruppo ultras presente in gradinata sono i Leoni di Monaco, considerati indubbiamente tra i migliori della categoria. Anche loro, come tante altre curve, hanno fortemente difeso il loro ideale riguardo alla gestione del calcio tedesco, scottati da una gestione societaria dell'imprenditore Giordano Ismaik alquanto rivedibile, fatta di promesse non mantenute e di un utilizzo invadente del suo 49%. 4 minuti di recupero, ancora 1-0. Pazzesco, abbiamo portato il culo. 1-0, vittoria pulita. Si conclude così il primo Non ci sono nel weekend nel tifo tedesco, che ha confermato le nostre alte aspettative su un movimento calcistico che è ancora rispettoso dei propri tifosi, parte realmente attiva del sistema. Tutto questo permette per il momento al calcio tedesco di rimanere fedele alle proprie radici comunitarie, tenendo vivo oltre al gioco anche il tessuto sociale che ruota attorno ad esso. Stasera bella le curve italiane. Meglio. Oh dear Lord, that's classic! Al prossimo video.